Yo ho, marmaia, ben ritrovati sul canale, sono Ben. Oggi piccola rassegna di accessori per MetaQuest 3. Come vedete sono ancora tutti impacchettati. Qui li aprirò per la prima volta direttamente in questo video, quindi non so esattamente cosa c'è dentro. Però mi immagino dalle dimensioni e dal peso siano cinturini con e senza batteria, e fra l'altro credo ci sia anche una borsa da trasporto per Quest 3. Tra l'altro c'è questo di qui che è enorme e credo siano due pacchi in uno, e direi di cominciare proprio da questo. Andiamo ad aprire, vediamo cosa c'è dentro. E sì, sono esattamente due pacchi. Aupica, vediamo cosa mi ha mandato Aupica. E il primo è cinturino Aupica senza batteria. E questo che diavolo è? Ma è un gigantesco Quest 3. È una borsa da trasporto a forma di Quest 3. Molto carina. Questi sono in gomma, che sarebbero le telecamere e il sensore. Vediamo quanto è grande. Beh, dentro c'è molto spazio. C'è anche una tasca per tenere fermi i controller, per esempio. E poi c'è questa bustina in rete ed è morbida, con uno strap dietro che si può attaccare direttamente sul fondo della valigetta, perché il fondo della valigetta è in velcro. Questa rete interna poi ha una tasca per poter mettere dentro altri accessori, per esempio lenti graduate. Qui c'è una banda in velcro che si può rimuovere. Qui sto vedendo che c'è anche un'altra striscetta in velcro per tenere fermi i cavi. Qui c'è un altro inserto morbido che sembra un pochino quelle cose che si mettono sulle lenti, sembra i coprilenti, però è uno solo, quindi non so a cosa possa servire. Però c'è, è qualcosa che c'è, e quindi ve lo faccio vedere. Vediamo se ci entra il Quest col cinturino Elite. Allora, Quest 3 con cinturino Elite, secondo me non ci entra con le cuffie. Vediamo. Le chiudiamo così, il cinturino lo chiudiamo al massimo, per pochissimo veramente, però le cuffie si possono rimuovere. Faccio vedere, giusto per farvi capire lo spazio che c'è in questo trasportino, però non è un problema perché le cuffie le togliamo. Quest 3 con cinturino Elite ci entra completamente, addirittura lo posso anche estendere al massimo, e questo è lo spazio per farvi capire, fantastico, è enorme. E qui dentro si possono mettere tutti gli accessori, per esempio i controller. Ma facciamo la prova del 9. Si chiuderà? Si chiude. Fuori l'involucro è rigido. Valigetta da trasporto per Quest 3 Aupica. Direi promossa. Approved. Bene, passiamo ad altro, sempre nella stessa confezione, cinturino Elite Aupica senza batteria, e la caratteristica di questo cinturino è che si può ruotare in modo estremo, direi, addirittura si può anche applicare sulla parte superiore della testa, però non ne capisco il senso e allora proviamolo subito. Bene, questo non ci serve. E Aupica ci dice che questo è un accessorio top notch. Riuscite a leggere? No, perché l'immagine è completamente satura. Top notch VR accessories for you. Ecco qua, abbiamo regolato l'esposizione. Andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. E vabbè, i classici pezzi del cinturino, manuale di istruzioni, banda superiore, cuscino posteriore per la testa, ma è in gomma, non è in pelle o similpelle imbottita, è in gomma. Questo solitamente fa male. Ok, sì, effettivamente questi braccetti sono super flessibili, si possono anche ruotare al contrario, ma mi sembrano molto sottili, molto fragili. Il cuscinetto posteriore, chiamiamolo così, ma chiamarlo cuscinetto è un eufemismo. Il cuscinetto per la testa si monta in questo modo, la parte dove va inserita la banda superiore verso l'alto. Poi la banda superiore ha due fettuccine, una corta e una lunga. Quella corta va inserita nella asola del cuscinetto. Ovviamente la parte morbida
morbida, imbottita, va appoggiata sulla testa. Ecco qua, questo va messo così e questo poi va inserito nel visore. Come al solito facciamo coincidere la porta delle cuffie con il foro e la stessa cosa facciamo dall'altro lato, facciamo coincidere la porta USB col foro. Questo poi si fa scorrere all'interno della asola che c'è nella mascherina, anche se io la banda superiore non la utilizzo mai, e quindi andiamo a vedere il comfort. Dunque non ci sono scatti, quindi non ci sono posizioni fisse, è tutto un'unica corsa. Sì, devo dire fermo è fermo, anche se io in questo momento lo sto provando anche col cappellino, non è male. Però il problema solitamente di questi cinturini, o quantomeno cinturini che hanno questo tipo di cuscinetto in gomma dura, questi dopo un po' si cominciano a sentire sulla testa e fanno male. Bene, cinturino Elite senza batteria di Aubica, per adesso mettiamolo da parte. Andiamo avanti, altro pacco, altro cinturino, oh sì, altro cinturino, ma altro cinturino sempre di Aubica, ma questa volta 8000 mAh con batteria ricaricabile fast charging. Vedete, fast charging. E anche in questo caso abbiamo un cinturino completamente ribaltabile come quello che vi ho appena mostrato, ma questa volta con una enorme batteria da 8000 mAh. E andiamo ad aprire anche questo. Cosa abbiamo nella confezione? Le stesse cose che avevamo nel cinturino precedente. Manuale di istruzioni e purtroppo lo stesso supporto da testa posteriore, quindi in gomma dura, cioè flessibile e flessibile, però è una gomma piuttosto pesante, piuttosto dura. Non è un cuscinetto morbido, imbottito. Anche qui banda superiore per la testa che non uso, cinturino completamente ribaltabile, il cavetto per collegarlo al visore. Fra l'altro, non so se riuscite a vederlo, vi faccio notare. Stiamo parlando di una porta USB, non so se vedete l'interno, è rosso, quindi supporta il fast charging. Qui sopra c'è un tastino per attivarlo e qui dei piccoli LED, non so se si notano, che si accendono e indicano la carica. Non è molto pesante per essere una batteria da 8000 mAh. Beh ragazzi, il montaggio è identico a quello che vi ho appena fatto vedere senza la batteria e quindi non serve che vi faccia vedere altro. Questo è piuttosto ingombrante, vediamo subito cosa c'è dentro. Questo è piuttosto interessante. Cinturino di Zyber VR con sistema di riduzione del peso, quindi anziché la banda superiore essere longitudinale è come se avesse un design sospeso, quindi non si chiude sul davanti ma parte da dietro, si ferma al centro ed è collegata poi con i braccetti laterali. Questo credo sia senza batteria, mi pare. Beh, andiamo a vedere subito. Vediamo cosa c'è dentro la confezione. Packaging sempre molto da scarpe economiche. Anche questo è un cinturino completamente ribaltabile, ma non si sono inventati questo design del cinturino ribaltabile, non so perché. Credo per una questione di risparmio di spazio, magari quando si va a mettere dentro i trasportini. E vediamo com'è. Sono curioso anche di indossarlo. Anche qui istruzioni che non ci servono a nulla, preassemblato, e quindi sembra un Transformers. Anche qui abbiamo un cuscino posteriore per la testa in gomma flessibile ma dura, come quella dei cinturini Aubica. Questa è una banda in velcro che collega la parte posteriore alla parte superiore, questo va sopra la testa. Qui abbiamo una qualità dei materiali un po' migliore rispetto a quelli di Aubica. Si vede che
sono materiali un po' più resistenti, mentre quelli di Aubica, soprattutto i braccetti laterali, in quelli di Aubica sono un po' più sottili, un po' più, non voglio dire fragili perché non li ho testati abbastanza, però in questo cinturino di Zyber VR sembrano molto più resistenti. Bene, questo invece mi incuriosisce, lo andiamo a montare e vediamo come calza. Diamo una bella bottarella per assestare il tutto. Anche qui facciamo coincidere e picchiamo forte sulla testa il Quest 3, che tra l'altro da solo ha deciso di accendersi. Ok, per questo mi devo denudare del mio cappellino perché voglio vedere come si sente. Ah, fra l'altro si può regolare anche questo. Come vedete le parti si incastrano fra di loro. Andiamolo a provare. Parte posteriore. Ok, ricordate di non stringere troppo perché altrimenti poi mi scrivete commenti del cazzo perché non vi passa a flusso di sangue. Ragazzi, molto comodo. Fermo sulla testa soprattutto. La parte superiore effettivamente, quando l'ho stretto un po', ho sentito proprio sollevare il visore, quindi il peso va a incidere in maniera più leggera, diciamo. Quindi direi promosso, ma sì, a pieni voti. Cinturino con design sospeso, chiamiamolo con design cinturino sospeso di Zyber VR senza batteria per Quest 3. Promosso. E procediamo con l'ultimo. Cos'è? Qualcosa di tondeggiante. Un altro trasportino. Questo è piccolo però. Ma è vellutato. Ma sembra... No, ma è un altro piccolo però. Ma questo chi me lo manda? Fighissimo, è vellutato. Raga, questa è tanta roba, eh. Questo è più piccolo. Ed è invece bianco con gli inserti neri sempre in gomma, guscio rigido all'esterno e vediamo all'interno com'è. Sì, all'interno è praticamente identico, cioè sempre lo stesso sacchettino in rete morbido, anche qui c'è la striscetta per il cavo, sempre la stessa taschina per andare a inserire altri accessori tipo le lenti e qui ovviamente il visore ci entra, ma sicuramente non con cinturini accessori. Questa è la dimensione. Quando andiamo a chiudere tutto è perfettamente contenuto qui dentro, molto carino. Il bello però di questo è che l'involucro esterno è leggermente vellutato, lì è proprio telato. Ve li faccio vedere. Dove l'ho buttato? Intanto vi faccio vedere la differenza delle dimensioni. È praticamente il doppio. Questo però è proprio telato, questo invece è leggermente vellutato. Ah, è una sensazione bellissima, sembra di accarezzare un cucciolo. E questo è sempre Aubica, quindi Aubica, ci sono due modelli. Aubica mi ha mandato entrambi i modelli, nero, enorme, e poi bianco, un po' più piccolino, dove ci entra il visore e altri accessori. Quindi la differenza è che qui ci potete mettere anche un cinturino anche abbastanza ingombrante, perché io ho provato il cinturino Elite con batteria, quello di Kiwi Design. Bene, marmaglia, questa era una piccola carrellata di prodotti di Aubica e Zyber VR per Quest 3. Vi ho mostrato qualche cinturino con e senza batteria e fra l'altro queste fantastiche valigette da trasporto per Quest 3, che direi che sono stati il pezzo forte di questo video. Ringrazio Aubica e Zyber VR per avermi fornito questi prodotti. Vi ricordo che se volete acquistarli, adesso vi metterò i link in descrizione e nel primo commento, e utilizzando i miei link e il coupon che trovate accanto al link al momento del pagamento riceverete anche un piccolo sconto. Vi ringrazio per la visione completa, like, iscrivetevi e continuate a seguire attivando tutte le notifiche. Da bene è tutto, ci vediamo alla prossima, un saluto marmaglia.